Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Siamo fuori programma, siamo di lunedì, quindi chi lo sa, magari questo è il primo appuntamento di due, magari venerdì ci sarà un nuovo video tutorial. Mi raccomando, rimanete sintonizzati come sempre. Comunque andiamo a noi. Oggi vi mostro come ho realizzato questo simpatico basco che sto indossando adesso e che sicuramente avrete visto in anteprima. È un progetto molto semplice ma soprattutto veloce. Io per esempio l'ho realizzato in un attimo, anche perché ho scelto di lavorare un punto di lavorazione molto basico e ho scelto soprattutto di realizzare un modello molto semplice per capire un po' la tecnica, per comprendere al meglio come realizzare questo modello. Infatti fatemi sapere giù nei commenti se siete interessati ad altri tutorial che riguardano sempre il basco, il cappello che sto indossando, ma lavorato con punti un po' più elaborati. Per la realizzazione di questo progetto ho scelto di utilizzare un filato che già un po' conosciamo, che ho già utilizzato per due progetti precedenti. Parlo nello specifico del New Cedro di Borgo dei Pazzi Firenze. Vi ricordo essere un 100% lana. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi di lana, più o meno vi sono 100 metri di filato e io ho utilizzato la colorazione numero 34, questo violetto che si sposa benissimo col colore dei miei capelli oggi, con il colore delle mie unghie praticamente, e un po' anche con il mio maglioncino un po' più chiaro. Oggi praticamente sono in palette. Gli uncinetti consigliati sono il numero 5 ed il numero 6, ma anche questa volta ho scelto di utilizzare l'uncinetto numero 6,5 solo per un motivo, perché non riuscivo a trovare tra le mie cose l'uncinetto numero 6, ma se avessi avuto quello avrei utilizzato il numero 6. Comunque poco cambia, la lavorazione risulta un po' più morbida e magari si acquisisce in fretta qualche centimetro in più. Ho utilizzato due gomitoli da 50 grammi, ma nello specifico 75 grammi di lana. Se siete interessati all'acquisto del prodotto, del materiale che ho utilizzato, trovate il link che vi riporta direttamente all'occorrente sotto il video nel box informazioni. Tra l'altro vi ricordo sempre che questo è uno dei filati made in Italy che viene prodotto e rivenduto in Italia dall'azienda Borgo dei Pazzi Firenze. Non aggiungerei altro e vi riporterei direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, voglio vedere tanti cappellini, come è successo praticamente quest'estate, che in tantissimi avete realizzato il cappello in raffia. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina importantissima, in questo modo se venerdì uscirà un nuovo video tutorial sarete prontamente avvisati. Seguitemi anche sui miei social per non perdervi le varie anteprime, i vari retroscene, insomma un po' di tutto e di più. A questo punto sigla! Anche per realizzare il cappello modello basco bisogna eseguire un semplice calcolo matematico, bisogna fare una semplice operazione, quindi misurare la circonferenza della nostra testa, nel mio caso 55 cm, dividere questo numero per 3,14 il pi greco, da lì ricaviamo un numero, nel mio caso 17 cm, però io non raggiungerò 17 cm ma un centimetro in meno, 16 cm, rimango fedele alle misure del cappello che ho realizzato circa 3 mesetti fa, il cappello in raffia. Quindi anche voi, per realizzare il basco su misura, fate questa piccola operazione matematica. Quindi come primo step andrò a sviluppare un diametro da 16 cm. Prendo il filo, faccio un anello magico, tiro fuori il filo di lavorazione e vado a bloccare con una catenella. Dopodiché, per sostituire il primo punto alto possiamo fare o le 3 catenelle e poi iniziare con i punti alti, oppure un punto basso e una catenella e poi proseguire con i punti alti e andare a chiudere nella prima catenella, oppure un punto basso sull'altro, come faccio sempre io. Entro nella maglia del punto basso, prendo il filo e chiudo e ho il mio primo punto alto. Ne aggiungo altri 11 per un totale di 12. Prendo il filo, chiudo prima le 2 asole, poi le altre 2 e di nuovo prendo il filo, entro, chiudo le prime 2 asole e poi le altre 2. Sono a 3 punti alti, procedo per gli altri fino ad avere un totale di 12 punti alti all'interno dell'anello magico.
12° ed ultimo punto alto. Tiro la coda e stringo il mio anello. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Se avete fatto le 3 catenelle, nella terza catenella. Ok, primo giro completato. Adesso aumentiamo per raggiungere i 16 cm. Nel mio caso, magari nel vostro saranno 17 cm. Faccio una catenella. Entro sempre nello stesso punto e sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse. Sempre nello stesso aggiungo un punto alto per un totale di 2. Procedo per gli altri 11 punti lavorando un aumento. Alla fine del giro mi ritroverò con 24 punti alti. Quindi primo e secondo nello stesso, prendo il filo, vado nel terzo punto e procedo con i miei aumenti. Ultimo aumento, benissimo, vado a chiudere il mio giro, il primo punto basso con punto bassissimo. Grazie a questo filato molto spesso riuscirò in fretta a raggiungere 16 cm. Andiamo avanti con gli aumenti. Catenella, nel primo punto sostituisco il punto alto con le 2 maglie basse e stavolta andrò a fare l'aumento nel punto successivo. Quindi faccio 2 punti alti nello stesso. Aumentiamo ad ogni giro di 12 punti. Per tutto il giro ripeteremo la sequenza di un punto alto ed un aumento nel punto successivo. Alla fine di questo terzo giro ci ritroveremo con 36 punti alti. Ovviamente termino questo terzo giro con l'aumento. Ora dal giro successivo inizieremo ad alternare la sequenza di punti. Se nel terzo giro ho iniziato con un punto alto ed un aumento, stavolta inizio con un aumento affinché il mio pannello tondo sia il più tondeggiante possibile, insomma non abbia gli spigolini, gli spicchi, i 12 spicchi. Intanto vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo, faccio una catenella. Sostituisco sempre il primo punto alto con le 2 maglie basse e fatto il primo nel primo punto ne aggiungo un altro per fare l'aumento. E anche qui, se prima avevamo fatto un punto alto, adesso ne faremo 2 consecutivi, aumenteremo sempre di un punto, per cui faccio il primo e poi faccio il secondo consecutivo. La sequenza da ripetere per tutto il giro sarà un aumento e 2 punti bassi consecutivi. Ripetiamo per tutto il giro, questa volta termineremo con 2 punti consecutivi perché l'aumento l'abbiamo fatto prima e ci ritroveremo con 48 punti totali. E il secondo nel successivo. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo, catenella e inizio il quinto giro. Quindi nel giro precedente ho iniziato con l'aumento, per cui ora inizio con un punto singolo. Poi ne faccio altri 2 consecutivi per un totale di 3. Nel quarto vado a fare l'aumento. Ripeterò questa sequenza per tutto il giro, quindi rivediamo un punto alto nei primi 3 punti, un aumento nel quarto punto e alla fine del giro ci ritroveremo con 60 punti alti. Termino con l'aumento e credo di aver raggiunto i centimetri che mi occorrono per la mia circonferenza, no?
quindi credo che mi posso, diciamo, fermare tra virgolette. Vediamo un po'. Ok, ho raggiunto le dimensioni che mi occorrevano con soli 5 giri. Mi ritrovo 60 punti bassi e ho lavorato la sequenza di 3 punti alti ed un aumento. Teniamo bene in mente questa sequenza di punti, perché poi quando andremo a diminuire ci fermeremo proprio a questa sequenza per ricavare nuovamente il diametro da 16 cm nel mio caso, ma nel vostro può anche essere 17 cm. Ma ritorniamo a noi, perché questo lo vedremo dopo. Intanto io ho ricavato il diametro che mi occorre per la mia taglia. Basterebbe andare avanti lavorando un punto in ciascun punto e andremo a realizzare così un cappellino normalissimo. Ma io adesso devo realizzare un basco, e il basco ha la caratteristica di avere il corpo un po' floscio. Ecco, in base a quanto vogliamo floscio il corpo del nostro basco, andremo avanti con i giri e quindi con gli aumenti. Per i miei gusti personali lo preferisco abbastanza floscio. Andrò avanti per un bel po' di giri, posso spingermi addirittura fino a 30 cm di diametro, quindi bello grande. E poi, fatta questa prima parte, andremo ad effettuare la lavorazione inversa, ovvero andremo a lavorare delle diminuzioni per ritornare alla nostra circonferenza da 55 cm, che tramite il calcolino del pi greco risulta essere 17 cm o 16 cm nel mio caso, quindi il diametro che ho appena sviluppato. Per cui adesso io andrò avanti con i giri, aumentando nel giro successivo un aumento 4 punti alti per un totale di 72 punti alti, giro 7 5 punti alti, un aumento per un totale di 84, giro 8 un aumento 6 punti alti per un totale di 96 punti alti, giro 9 7 punti alti, un aumento per un totale di 108 punti alti. Se invece voi desiderate un basco meno floscio, potete raggiungere anche 23-25 cm. Ecco, questo varia in base ai vostri gusti. Bene, ho terminato il mio pannello tondo, che misura esattamente 31 cm e mezzo circa. Questo per via del filato utilizzato, che è un po' spesso. Vi ricordo che questo filato si lavora anche con l'uncinetto numero 6, io lo sto lavorando con l'uncinetto 6,5, per cui è normale che la lavorazione risulti un po' più morbida. Questo per dirvi cosa? Che se utilizzate l'uncinetto 6, magari facendo lo stesso numero di giri, quindi 9 giri, raggiungete 30 cm, ecco, un centimetro in meno. Comunque non è nulla di grave o di particolare, ecco. Ora cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che andare a diminuire ed andare a ricavare quei centimetri adatti alla nostra misura, no? Vi ricordate 17 cm? Dobbiamo ritornare a quei 17 cm di partenza. Come? Andando a diminuire. Per cui dobbiamo fare una lavorazione al contrario. Se fino ad ora abbiamo aumentato, dobbiamo adesso andare a diminuire, rimanendo fedeli alla sequenza di punti che abbiamo effettuato in precedenza. E già fin da subito sappiamo per quanti giri dobbiamo diminuire, ed esattamente sono 5 giri totali di diminuzione: il giro numero 11, 12, 13, 14 e 15. Nel giro 15 ritorniamo alla sequenza di 3 punti alti e un aumento. Se vi ricordate, grazie a questa sequenza avevamo raggiunto i 17-16 cm nel mio caso, e anche in questo caso con la sequenza di 3 punti alti e una diminuzione ritorniamo al diametro di partenza. Prima di andare avanti con le diminuzioni, cosa farei? Andrei a lavorare un punto alto in ciascun punto per un totale di 108 punti alti. In questo modo conferiamo uno stacco tra la lavorazione di aumenti e la lavorazione di diminuzioni. Primo punto lo sostituisco dalle 2 maglie basse e procedo lavorando un punto in ciascun punto. Vedrete che la lavorazione si imbarcherà leggermente, ma è del tutto normale, perché non stiamo facendo aumenti, no? Ultimo punto alto, quindi 108.
punto vado a chiudere con un punto bassissimo, possiamo iniziare dal giro successivo le diminuzioni. Guardate, avete visto che il lavoro si imbarca un po', è normalissimo, dobbiamo stringere il tutto, no? Dunque mi ritrovo al giro 10, andrò a lavorare il giro numero 11, quindi parto subito con una diminuzione e poi i 7 punti alti. Per fare la diminuzione dobbiamo andare a lavorare i primi 2 punti insieme, quindi entro nel primo punto e vado a fare il punto basso, poi devo lavorare il punto basso sull'altro, ma le 2 asole che ho sull'uncinetto non le vado a chiudere, riprendo il filo, vado nel secondo punto, chiudo solo le prime 2 asole e quando ho 3 asole vado a chiudere tutto insieme e così ho un unico punto. Poi vado a lavorare i 7 punti consecutivi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sta per terminare anche il primo gomitolo da 50 grammi, quindi presto prenderò il secondo. Fatta la prima sequenza andiamo di nuovo a diminuire. Vi mostro un'altra volta la diminuzione, stavolta non con il punto basso sull'altro ma con i 2 punti alti chiusi a metà. Prendo sempre il filo, chiudo le 2 asole e ne ho 2, poi riprendo di nuovo il filo, vado nel punto successivo, chiudo sempre le prime 2, quando ne ho 3 avete visto, altra diminuzione e poi riparto con i miei 7 punti. E 7, avete visto? È semplicissimo, dobbiamo fare lo stesso lavoro di prima, solo che fare 2 punti nello stesso andiamo a chiudere 2 punti insieme, cioè è un lavoro semplicissimo davvero, più facile di così davvero non si può. Allora io chiaramente andrò avanti fuori camera perché comunque già vi ho spiegato il meccanismo, ovvero quello che andrò a fare io. Farò questi altri giri dopo l'11°, il 12, il 13, il 14 ed il 15. Ci vedremo direttamente al 15° giro, così poi vediamo come continuare insieme. Io qui ho scritto 17 cm, ma fate caso che siamo a 16 cm, poi magari dopo lo misuriamo insieme e vediamo effettivamente, ma comunque la regola generale è questa. Io vi lascio qualche secondo il mio schema qui, così magari potrebbe essere utile anche a voi o comunque può risultare utile a chi realizza la stessa taglia. E voilà, ho completato tutti i miei giri e questo qui è il risultato. Potete provare anche il cappello, io l'ho provato ed è perfetto, oppure misurare direttamente questo diametro, questo che abbiamo sviluppato adesso, e da lì avrete la certezza dei centimetri esatti. Io sono a 16 centimetri. Adesso ultimissimo step, andrò avanti per un bel po' di giri lavorando un punto in ciascun punto. Questa volta cambio punto di lavorazione, anziché proseguire a punto alto proseguirò a punto basso. Non so con esattezza quanti giri a punto basso andrò a lavorare, ad ogni modo vi tengo sempre aggiornati scrivendovi tutto qui sullo schermo. Intanto andiamo a fare il primo giro perché inizierò con la catenella che a fine giro diverrà un punto basso con la sola invisibile. Qui avevo chiuso con punto bassissimo. Faccio una catenella e passo al punto successivo, questo diventerà un punto basso a fine giro, ve l'ho già detto poco fa. Quindi vado nel punto successivo e vado a lavorare un punto basso in ciascun punto, per un totale di 48 punti bassi. Bene, ho terminato il giro, come notate qui c'è la maglia di chiusura, qui la catenella e qui il primo punto basso, quindi sfilo l'uncinetto, mi inserisco da dietro nel primo punto basso, tiro fuori l'asola e voilà, quindi inserisco l'uncinetto nell'asola che ho appena creato, metto il cappio sull'uncinetto, filo di lavorazione e inizio sempre con una catenella. Vedete, il cappio lo faccio passare attraverso le 2 asole. Quindi catenella e voilà, primo punto basso. Io vado avanti per questo secondo giro e per il numero di giri che vi lascio come sempre qui sullo schermo.
Ho terminato anche i giri a punto basso, in totale ne ho fatti 7, per me vanno più che bene, quindi stacco la lana, mi aiuto sempre con un ago, vado a fare l'asola invisibile. Entro nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, ecco qui, avete visto? Guardate, non si vede il punto di avvio e di chiusura, perfetto. Quindi vado a nascondere il filo in eccesso proprio qui tra le maglie, in questo modo. Quindi mi inserisco, passo, poi ritorno indietro di una maglia. Possiamo fare anche un nodino in questo modo, quindi ci inseriamo in una maglia, passiamo al centro e blocchiamo bene. E poi passiamo sempre tra qualche maglia e blocchiamo per bene il filo. Bene, io direi che può bastare. Stacco l'eccesso. Questo è ciò che mi è rimasto del secondo gomitolo e voilà, il basco è così pronto. E adesso tocca a voi realizzare un bel basco semplice semplice. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il basco vi sia piaciuto e spero davvero vivamente che proviate a replicarlo, perché come avete visto è stato super facile e veloce realizzarlo. Ci ho impiegato un attimo e spero che la spiegazione che vi ho mostrato per realizzarlo sia stata esaustiva. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, supportatemi anche con un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale se non vi volete perdere i prossimi video tutorial, magari venerdì ci sarà un secondo progetto, quindi mi raccomando, seguitemi anche sui social. Vi ricordo che se siete interessati all'acquisto del materiale trovate il link che vi riporta direttamente al filato utilizzato sotto il video nel box informazioni. A questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, grazie per l'attenzione, un bacino a tutti!